Ciao e benvenuto o benvenuta in questa seconda lezione di questa sezione in cui andremo a trattare di come creare una nuova libreria, cosa che in parte abbiamo già visto, e di come inserirvi poi dei contenuti. Quindi abbiamo già visto in una lezione precedente che dall'home page del sito, cliccando sul menu nuovo, possiamo creare una nuova raccolta documenti. Ora lo andremo a rifare rapidamente. E poi, una volta creata la raccolta, possiamo inserirvi vari file, quindi cliccando qui su nuovo possiamo andare a creare un nuovo file di un documento di Office, Word, Excel, PowerPoint, ma anche altri tipi di file. Possiamo creare anche dei collegamenti ad altri ambienti, anche a OneNote, anche ad altri ambienti di Office 365, oppure i file li possiamo caricare dal nostro computer con l'operazione classica di caricamento, oppure anche con l'operazione di trascinamento dei file dall'icona, dalla finestra dei nostri file in locale qui all'ambiente della raccolta di SharePoint. E in SharePoint c'è una cartella di raccolta documenti che esiste di default, che si chiama documenti, e tutti i siti SharePoint la creano automaticamente, poi più o meno articolata a seconda che si vada a scegliere anche un modello. Noi abbiamo scelto un modello quando abbiamo creato questo sito corsi di formazione, quindi ora vedremo che la cartella è più articolata, altrimenti c'è semplicemente una cartella che si chiama documenti e che risulterà completamente vuota. Quindi andiamo nel sito SharePoint, io ti faccio vedere la cartella documenti del sito Cardiology Congress, che all'inizio era vuota e ora si è riempita tantissimo. Perché con tutte queste cartelline? Perché, come abbiamo fatto per il sito corsi di formazione, anche questo sito Cardiology Congress è stato sincronizzato, collegato, integrato con un team in Teams, e quindi per ogni canale che è stato creato nel team Cardiology Congress, Office 365 ha generato anche una cartella nella raccolta documenti del sito SharePoint legato al team di Teams, l'ha generata anche in OneDrive. La stessa cosa ha fatto anche qui nel sito corsi di formazione, che lo abbiamo legato al sito corsi di formazione in Teams, e questo è generale, e quindi questo faceva parte delle cartelle create automaticamente dal sito SharePoint quando ancora non era legato al team. General invece è la cartella del team in Teams. Come vedi qui la cartellina di default, a parte General che non ci sarebbe se non fosse legata al team in Teams, quest'altre però c'erano già tutte prima, quindi argomenti, generale, unità, team progetto 2, team progetto 1. Questa è già più articolata perché quando abbiamo aperto il sito SharePoint, anziché aprirlo un sito semplice, completamente vuoto, abbiamo scelto il modello corsi di formazione, altrimenti ci sarebbe la cartella documenti completamente vuota. Quindi andiamo ad aprire una raccolta documenti, clicchiamo su home page, nuovo, raccolta documenti, apriamo una libreria vuota e la chiamiamo presentazione domande finanziamento corsi. Gli enti pubblici finanziano i corsi di formazione, e per partecipare alle domande di finanziamento servono tutta una serie di adempimenti, e questa cartella la dedichiamo, questa libreria documenti la dedichiamo a questa cosa. Quindi raccolta documenti e diciamo per adempimenti burocratici. Crea, e ora trattiamo il secondo argomento, cioè trattiamo dell'inserimento dei dati all'interno della nostra libreria. Quindi come si possono inserire i dati? Poi inseriremo due dati relativi proprio a questo argomento della libreria. Ma li possiamo inserire cliccando qui su nuovo, possiamo inserire una cartella, possiamo inserire dei file
completamente vuoti delle principali applicazioni di Office, Word, Excel, PowerPoint, ma anche un blocco appunti in OneNote, oppure li possiamo andare a caricare dal nostro computer. Anche dal nostro computer possiamo caricare il file semplice o anche una cartella. Cliccando qui andiamo sul nostro computer e per esempio possiamo andare anche a selezionare queste tre cartelle e spostarle direttamente qui, quindi per trascinamento. Quindi ci sono vari modi di importare i file dentro la libreria dei documenti, oppure, come dicevo, di crearne uno nuovo. Per esempio andiamo a creare un file nuovo di Word e ci scriviamo documenti per adempimenti, partecipazione, bandi, corsi di formazione, e qui andremo a scrivere documenti di identità. Serviranno magari i documenti di identità dei soci dell'azienda, dell'associazione culturale che organizza i corsi di formazione. Serviranno i dati relativi all'azienda, quindi il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, all'Agenzia delle Entrate, all'INPS, eccetera. Ora comunque non ci dilunghiamo su questi argomenti, soltanto per far vedere come si può utilizzare una libreria documenti e per fare un esempio un po' più concreto. Qui andiamo a chiudere e qui, come vedi, è venuto scritto documenti per adempimenti, partecipazione, bandi, cioè è venuto scritto quello che abbiamo, la prima riga che abbiamo scritto nel testo. Andiamo a rinominarlo e semplicemente lo chiamiamo documenti per adempimenti. Poi dicevo, si possono mettere non soltanto dei file, ma anche dei collegamenti a degli ambienti esterni. Qui ho preparato la pagina della Regione Toscana con i bandi e le opportunità per avere finanziamenti per i corsi di formazione. Quindi io vado a copiare questo link e me lo inserisco nella raccolta documenti. Quindi clicco qui su collegamento, incollo il link che ho copiato. Qui ci vado a dare un nome, ci posso scrivere Fondo Sociale Europeo Regione Toscana, anzi ci possiamo scrivere bandi Regione Toscana, e vado a cliccare su crea. Ecco che mi si è creato un collegamento esterno che io qui posso utilizzare molto rapidamente per svolgere il mio lavoro, che è, in questo caso, nell'ambito di questa raccolta documenti, è la ricerca per ottenere dei finanziamenti per i corsi di formazione. Poi ovviamente ora, quando andremo avanti nelle lezioni, metteremo anche qualche altro dato e andremo ad aggiungere i metadati. Quindi andiamo a vedere qui nel nostro prossimo argomento, che sarà quello di come organizzare la visualizzazione dei documenti. Quindi andremo ad aggiungere qualcos'altro e a trattare di questo ulteriore argomento. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!